Per la prima volta sul mio canale, oggi parliamo di casse monitor e nello specifico lo facciamo con queste Vulcano Pro 4. Come ti raccontavo nell'introduzione, questa è la prima volta che sul mio canale parlo di casse monitor. Ho sempre utilizzato cuffie per fare monitoring. Quindi queste sono le Sony MDR 7506 o le Audio-Technica MTH 50X o delle T-Bone 515, insomma ho veramente tante cuffie che mi servono per registrare, monitorare, fare editing, eccetera eccetera, sia nei podcast audio che appunto nei miei video sul canale YouTube. Però i ragazzi di Vulcano sono stati così carini da inviarmi queste Pro 4 e questo è un video che voglio fare perché queste casse mi sono piaciute davvero tanto. Come ti raccontavo, ero abituato a fare mixing in cuffie e ti devo dire che l'ascolto con le casse, probabilmente per alcuni di voi che mi stanno sentendo, questa non è una rivelazione, ma lo sapevano già. Come ti dicevo, il mixing o l'ascolto comunque in cassa è diverso rispetto a quello in cuffia. Quale di due è da preferire? Dipende, secondo me è bene ascoltare con entrambe le possibilità, quindi sia con le cuffie che con le casse, perché il risultato finale può essere migliore. Voglio parlarti, ovviamente non riesco a farti sentire queste casse, quindi dovrai fidarti di quello che ti racconto. Sono delle casse bellissime, come puoi vedere, esteticamente gradevoli e non sono neanche molto grandi. Ti lascio comunque tutte le descrizioni lungo il video, in modo che tu possa vedere anche il peso, l'altezza, la profondità, eccetera, eccetera. Sono delle casse attive. Che cosa vuol dire? Vuol dire che queste casse possono essere collegate senza alcun tipo di problema alla tua scheda audio. Non hai bisogno di preamplificatori esterni perché sono integrati all'interno di questa cassa. Quindi le colleghi con dei cavi, e adesso ti spiego anche quali tipo di cavi, alla tua scheda audio, al tuo registratore digitale, al tuo mixer, a quello che sia, e funzionano subito. Con un volume anche molto alto. Ok? Benissimo. Allora, queste casse sono formate da un woofer e da un tweeter, ok? Questo è da 4 e questo è da 1. Questa è la misura. Magari non te ne frega niente, però, sai, le casse, uno dei tanti fattori con cui si scelgono le casse è anche la grandezza del woofer e del tweeter. Queste sono veramente piccole e sono adatte a un utilizzo in casa, nel nostro studio domestico, ok? Ci sono casse anche gigantesche, ma non ti servono perché se tu fai podcast, audio, video, fai video su YouTube, queste casse qui sono perfette. Più grandi
non ti servono perché non fai musica. Se fai musica, il discorso è completamente diverso. Ma su questo canale noi parliamo ancora una volta di podcast, audio, video e di video su YouTube. Ok, quindi da 4 e da 1. E la potenza è di 30 watt qui e di 10 qui, quindi complessivamente ognuna di queste casse, io te ne faccio vedere solo una, che questa è quella, diciamo, attiva, dove ci sono dietro tutti i controlli, l'altra è semplicemente identica a questa, soltanto che non ha questa parte qui e non ha questa parte qui. Ok, quindi ti faccio vedere questa. Sarebbe difficile averne due qua, ma ti assicuro che sono due. Ti dicevo, quindi complessivamente questa cassa, ognuna di queste casse è da 40 watt. 40 watt magari ti può sembrare poco, in realtà per un utilizzo ancora una volta domestico, quindi nel nostro home studio, nella nostra stanzetta, nel nostro piccolo studio, 40 watt sono più che sufficienti per evitare che i vicini ti vengano a suonare alla porta chiedendoti di abbassare il volume, ok? E però ti dico che io non le metto al massimo, quindi nonostante io non le metto al massimo c'è tanta spinta ancora, quindi 40 watt sono veramente, veramente sufficienti. Allora, come puoi vedere queste casse, davanti abbiamo questa sorta di display piccolino dove dove ci sono due tipi di connessioni e poi c'è questo pulsante che serve ad accendere e a spegnere ed è anche una manopolina che serve a regolare. Ok, benissimo. Dietro invece abbiamo qui in alto una sorta di equalizzazione, quindi alti e bassi, che io sinceramente non utilizzo. Non utilizzo perché non ascoltando musica da Spotify o da qualsiasi altra piattaforma non mi interessa equalizzare nella cassa, ok? Però se tu ascolti musica puoi regolarti un po' meglio i bassi, un po' gli alti per rendere un po' più interessante la musica, però in questo caso no. In basso abbiamo il cavo di connessione alla corrente elettrica e questo qui è il cavo di connessione per l'altra cassa, perché come ti raccontavo una è attiva, dentro c'è il preamplificatore eccetera eccetera, l'altra semplicemente subisce quello che decide questa cassa, quindi tramite un cavo. Una piccola precisazione, una cosa che diciamo, non è che non mi è piaciuta, però poteva essere fatta meglio, e questo è un consiglio che do ai ragazzi di Vulcano. Questo cavo qui, quello che è uscito dalla confezione, è un po' corto, almeno per i miei gusti, per le mie esigenze più che gusti. Quindi ne ho dovuto comprare un altro su Amazon più lungo. Però, insomma, se tu hai una presa da corrente vicinissima a dove posizioni queste casse, non hai nessun problema, perché è un cavo di alimentazione normalissimo. A me serviva più lungo e quindi l'ho dovuto comprare su Amazon, ma l'ho pagato tipo 3 euro, forse 5 euro, una cosa del genere. Ok. Veniamo alle connessioni, perché il bello di queste casse, al di là che suonano veramente bene, quindi questo mi ha sorpreso veramente tanto, perché sono casse economiche, considera che costano 119 euro. Poi i prezzi magari possono, sai, su Amazon subire, diciamo, delle variazioni, però in linea di massima 120 euro per un paio di casse che suonano bene, e non solo il loro punto di forza che suonano bene, ma la loro versatilità e la possibilità di connessione, delle quali ti parlerò adesso, ok? Perché queste casse, te lo voglio anticipare, hanno diversi tipi di connessione. Innanzitutto hanno le cuffie, quindi se tu vuoi tenere separato la tua scheda audio dalle casse lo puoi fare, perché ci sono due cose incredibili: l'uscita cuffia con il suo volume, quindi nel momento in cui metti le cuffie selezioni e ruoti per ascoltare con un volume più alto. E poi queste casse sono Bluetooth, tra le mille altre cose. Quindi tu puoi avere la tua scheda audio con le cuffie attaccate e quando puoi ascoltare solo da queste, senza nessun cavo. Ed è per me fantastico, non ti nascondo che io le utilizzo in Bluetooth. Ho fatto un test con il cavo jack bilanciato e con il Bluetooth e non c'è grossa differenza di suono. Anzi, direi che il suono è abbastanza simile, quasi identico, ok? Quindi sinceramente le uso Bluetooth in modo da avere meno cavi e in modo da poterle tenere completamente separate rispetto alla mia scheda audio. Quindi la mia scheda audio ha la cuffia stop, quindi posso fare quel tipo di ascolto. Se seleziono il Bluetooth questo, posso fare un altro tipo di ascolto, non in cuffia ovviamente,
ma con la cassa stessa. Ok, questo è interessantissimo. Quindi ha davanti la possibilità di collegare una cuffia e davanti, sempre molto comodo, ha un AUX. Che cos'è? È un tipo di connessione per la quale tu puoi mettere per esempio un telefono. Non ti dico un lettore MP3 perché non credo che qualcuno li utilizzi ancora, ma se ce l'hai lo colleghi e puoi amplificare qualsiasi cosa. Quindi hai della musica sul tuo telefono, perfetto, lo colleghi con il cavo o in Bluetooth, ancora più comodo, ma diciamo, per spiegarti il cavo, lo colleghi via cavo questo qui e hai risolto. Fantastico. Dietro invece facciamo sul serio. Vabbè, Bluetooth è Bluetooth, quindi non devi attivare nulla, è Bluetooth. Oltre all'equalizzazione, quindi alti e bassi, ha questo qui left-right bilanciato, che ti consiglio, se non ti interessa il Bluetooth, la connessione che ti consiglio è assolutamente questa bilanciata, perché è molto migliore rispetto a questa sotto RCA. Quindi se hai la tua scheda audio dietro a left-right con i cavi jack bilanciati, usa assolutamente questa. Se la tua scheda audio ha un'uscita RCA, utilizza questa, ok? E poi, ciliegina sulla torta, la connessione ottica. Probabilmente, ti dico la verità, questa è la connessione che non utilizzerai mai. Mai, perché è un tipo di connessione molto particolare, perché è digitale, quindi il suono è ancora più pulito rispetto a quello che può essere un suono che comunque passa attraverso cavi, dove il suono passa attraverso appunto il cavo TRS, quindi il jack o gli RCA, ancora peggio. Il cavo ottico è un cavo super sottile, costoso. Io lo utilizzavo una vita fa quando suonavo, avevo delle apparecchiature che avevano anche la connessione ottica e quindi le connettevo tra di loro in maniera ottica e avevo un suono ancora migliore rispetto a quello con l'apparecchiatura analogica. Quindi, se l'attrezzatura che utilizzi, come scheda audio, registratore digitale o qualsiasi altra apparecchiatura ha l'uscita ottica, queste casse riescono anche a gestire questo tipo di uscita. E questo per me è veramente la ciliegina sulla torta, perché per 120 euro avere tutto questo tipo, tutte queste possibilità di connessione e suonare anche bene non è facile. Ok, quindi i ragazzi di Vulcano hanno fatto veramente un gran lavoro, perché queste casse sono veramente bellissime. A me piacciono veramente tanto. Ce l'ho sulla scrivania, le ho sempre con me attaccate in Bluetooth e ci ascolto di tutto, soprattutto i video. E ti dico una cosa, mi sono reso conto che i miei video, quando erano semplicemente ascoltati con le cuffie, la musica di sottofondo era un po' troppo bassa. In cuffia la sentivo benissimo, però effettivamente non avendo fatto un ascolto con casse, questa piccola parte me la sono persa. Quindi adesso l'ultimo ascolto faccio tutto in cuffia, però l'ultimo ascolto è con queste e ti dico che spesso alzo un po' la musica di sottofondo, oppure ho fatto un lavoro di montaggio video per un cliente, avevo un sacco di spezzoni diversi registrati con volumi diversi perché c'erano diverse persone che parlavano, quindi voci diverse, e ho fatto tutto in cuffia, ma dopo ho fatto il lavoro di finalizzazione, quello di perfezionare il video prima di esportarlo con le casse. Quindi ti consiglio queste casse? Assolutamente sì. Guarda, io ce l'ho in mano, è leggerissima e questa è quella più pesante tra le due perché dentro c'è la preamplificazione. Sono fantastiche. Te le consiglio, 120 euro, ti lascio il link in descrizione, fanno anche tante altre casse anche più grandi, eccetera, eccetera, ma io penso che queste per un content creator, per un podcaster, per uno youtuber siano effettivamente le casse migliori che loro producono al momento. Non te l'ho detto, ma c'è anche la versione bianca che è bellissima. Io ho preso la nera perché qui in studio è tutto nero, a me piace questa atmosfera un po' dark, però quelle bianche sono veramente belle. Infatti se avessi potuto scegliere entrambe avrei scelto entrambe, però giustamente che me ne faccio di 4 casse identiche. Ok, bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Ovviamente qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta pure questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.